Credi di alimentarti in modo davvero salutare? Hai mai analizzato questi cibi? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi valutiamo insieme se alcuni alimenti possano essere davvero considerati salutari oppure no. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Esistono degli alimenti che generalmente vengono ritenuti salutari dalla maggioranza delle persone. La puntata di oggi sarà incentrata proprio su questi cibi. Non parlerò dunque di merendine confezionate, sughi pronti o bibite gasate. Credo sia scontato che questi alimenti non possano essere reputati salutari. Partiamo subito con il primo, lo yogurt. Di yogurt ve ne sono diverse tipologie in commercio. Magro, intero, greco e con la frutta. Analizziamo subito il primo, quello magro. Innanzitutto la prima cosa che bisogna tenere a mente è che qualsiasi yogurt magro ha un'eliminazione importante di grassi. Per compensare il sapore che il grasso fornisce, ovviamente le aziende sono costrette ad aggiungere qualcosa, che solitamente è zucchero. A cosa porta tutto questo? Ovviamente a tutte le problematiche che ho elencato nel video riguardante lo zucchero di qualche tempo fa. Ti consiglio di guardarlo se te lo sei perso. Lo yogurt magro però non è l'unico a cui dobbiamo prestare attenzione. Infatti anche quelli alla frutta sono da prendere con le pinze. In questo caso troviamo spesso sciroppi, addensanti e aromi. Infine vi sono le versioni alla soia. Su questo argomento si potrebbe aprire un capitolo a parte, ma non c'è tempo oggi. Certamente saprai che la soia quasi sempre non è biologica, contiene OGM ed estrogeni. Quest'ultimi sono responsabili anche di disordini ormonali. Inoltre, all'interno di questi yogurt troveremo le stesse sostanze viste prima, per fornire un gusto accettabile. Per i motivi appena visti, sarebbe preferibile uno yogurt greco oppure uno intero naturale bianco, che possibilmente provenga da animali alimentati ad erba. Si può aggiungere poi in seguito della frutta fresca o secca. In alternativa si può optare per delle soluzioni ancora più salutari, come il kefir o dello yogurt al latte di cocco. Anche in questo caso però occhio agli ingredienti. Al secondo posto troviamo un altro esempio di snack malsano. Sto parlando delle bevande alla frutta. Come abbiamo visto prima, uno dei rischi in cui incorriamo spesso sono gli zuccheri. Questo accade anche con i succhi di frutta e con le spremute. La maggioranza di questi prodotti presenti in commercio sono infatti ricchi di zucchero, altrimenti se è presente la dicitura senza zuccheri aggiunti vi saranno dolcificanti peggiori. Se la consapevolezza della maggior parte delle persone riguardo i succhi di frutta può essere aumentata nel corso degli anni, lo è meno verso le spremute. La problematica principale nasce dal fatto che la frutta, per essere ritenuta salutare, deve essere consumata in toto, dunque con la buccia, per un semplice motivo. Se assumiamo solo il succo della frutta, introdurremmo quasi esclusivamente fruttosio, che è causa di trigliceridi, diabete, steatosi epatica e ciò che è accomunato alla sindrome metabolica. Che alternative abbiamo dunque? Se ami la frutta, sarebbe preferibile consumarla nel suo complesso. Assieme al fruttosio introdurrai anche fibre, vitamine e minerali che alleggeriranno i danni causati dallo zucchero. Se invece sei alla ricerca di una bevanda, puoi optare per del tè verde o degli infusi in foglie. Al terzo posto troviamo i cereali della colazione. Una delle colazioni più amate dagli italiani, oltre al classico caffè e brioche, sono i cereali da aggiungere al latte o allo yogurt. Anche questo alimento non sempre viene visto con diffidenza da noi consumatori. Si trovano in commercio prodotti di tutti i tipi, contenenti frumento, orzo, segale, avena e molto altro. Tralasciando la nota dolente cereali di cui ho parlato in passato, le problematiche ulteriori nascono da ciò che viene aggiunto in questi prodotti. Sto parlando di sciroppi, coloranti, oli vegetali e aromi.
La soluzione migliore dunque potrebbe essere scegliere della semplice avena, senza altri ingredienti, da aggiungere poi al latte o allo yogurt. La si può consumare magari con della frutta fresca o secca o anche del cioccolato fondente. Al quarto posto ho inserito le bevande vegetali alternative al latte. Che queste soluzioni possano essere valide è fuori discussione. Un ottimo latte di mandorla o noci può certamente essere una buona scelta per la colazione. Il problema nasce però dalle aggiunte che si trovano in questi prodotti. Sale, zucchero, oli vegetali, talvolta aromi aggiunti e stabilizzanti. Per non parlare poi dell'aggiunta di vitamine spesso sintetiche per completare il profilo nutrizionale del prodotto. Capiamo facilmente che bisogna prestare attenzione a queste bevande. È importante dunque che vi siano non più di 2 o 3 ingredienti all'interno. Acqua, l'alimento che abbiamo scelto come ad esempio la mandorla, avena o altro e infine al massimo del sale marino, meglio se integrale. Si trovano in commercio, puoi starne certo. Al quinto posto abbiamo dadi ed insaporitori. Anche in questo caso, quanto vale la nostra salute? È saggio utilizzare prodotti ricchi di glutammato, estratti di lievito, amido, oli vegetali, sale, zucchero e altre sostanze dannose per guadagnare del tempo in cucina da poter sfruttare poi per magari guardare una serie TV su Netflix? Quanto tempo occorre per fare un bel soffritto con carote, sedano e cipolla? Quando decidiamo di farlo possiamo realizzarne di più e poi congelarlo in freezer per utilizzarlo anche successivamente. Avremo sicuramente fatto del bene al nostro corpo senza aver perso troppo tempo. Al sesto posto abbiamo i prodotti vegetali e senza glutine processati, come ad esempio hamburger e similari. In entrambe le tipologie di alimenti troviamo spesso esaltatori di sapidità, aromi, sale, dolcificanti e oli vegetali ricchi di omega 6, quindi infiammatori per il nostro organismo. È più utile prediligere cibi vegetali ed alimenti naturalmente privi di glutine che non siano processati. Certamente eviteremo le sostanze che citavo poc'anzi. Al settimo ed ultimo posto troviamo uno dei miei cavalli di battaglia, il consumo di carne. Chi è onnivoro generalmente pensa di fare del bene al suo organismo assumendo di tanto in tanto della carne. Si sente spesso dire che bisogna stare attenti alla carne rossa e ai salumi, magari prediligendo della carne bianca. A volte viene affermato che se mangiata 1 o 2 volte alla settimana la carne non sia così malsana. Siamo sicuri che siano sufficienti queste precauzioni? Consumare un alimento proveniente da un animale che è stato nutrito ad erba può essere paragonato ad uno nutrito a cereali? Una bistecca di vitello allevato intensivamente ricca di antibiotici ed ormoni può essere salutare anche se assunta una sola volta alla settimana? Prima di concludere vorrei parlare della famosa cotoletta panata, quella che magari viene cotta al forno senza olio per stare leggeri e guadagnare tempo in cucina. Innanzitutto generalmente contiene le solite aggiunte malsane come sale, lievito di birra e oli vegetali, oltre ad una panatura di farina di frumento di basso livello. Il problema primario però risiede proprio nel tipo di carne. Mi spiego meglio. Hai mai sentito parlare di carne separata meccanicamente? Semplicemente si tratta di ossa, pelle, sangue e tessuto, ovvero gli scarti delle lavorazioni. Bastoncini, nuggets e cotolette sono spesso realizzati in questa maniera. Presta attenzione se nell'etichetta è riportata la dicitura carne separata meccanicamente. Ovviamente, se non bastasse, per fornire un gusto accettabile vengono aggiunti anche degli esaltatori di sapidità, come il glutammato monosodico, dannoso per il nostro organismo. Personalmente non assumo questo tipo di alimenti. Come è possibile evitare tutto ciò? Beh, è semplice, basta prestare attenzione alle etichette alimentari. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.